Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi finalmente vi parlerò del Valve Index. Eccolo qua. Ancora qualcuno mi sta chiedendo: ma Renzo, tu poi cosa hai deciso per il Rift S? Beh, la risposta è proprio appesa al posto del Rift S. La risposta è questa. Io avevo delle perplessità che qualcuno magari conosce perché ha visto il mio video di presentazione e di prova del Rift S, perplessità che poi sono state fatali per la mia scelta, e quindi alla fine ho deciso di renderlo. Ma appena avevo provato il Rift S e appunto mi era sorto qualche dubbio sulla sua fruibilità, perlomeno per quello che lo uso io nel campo delle simulazioni di corsa, avevo immediatamente ordinato questo perché i tempi di consegna erano molto lunghi. Per fortuna però poi la consegna è stata molto anticipata, la previsione era del 30 di settembre, invece mi è arrivato l'8 di agosto, quindi direi davvero un gran regalo, visto che pure oggi è pure il mio compleanno, quindi direi che sono stato davvero molto fortunato. Insomma, si è fatto un gran parlare dell'Index per le sue caratteristiche, per le promesse di frame rate e di hertz spettacolari, una risoluzione superiore addirittura anche a quella del Rift S, e beh, vediamo se queste promesse sono state mantenute, se questo è veramente l'oggetto del desiderio, l'oggetto definitivo per i videogiocatori, soprattutto quelli che acquistano un prodotto del genere per utilizzarlo per le corse, per le simulazioni di gara. Ancora un paio di parole sul Rift S. Il Rift S secondo me è un ottimo prodotto, soprattutto alla luce del suo prezzo, considerato che questo costa veramente tanto di più. Io l'ho tenuto un po', ero indeciso, come ho detto avevo già ordinato questo, però ho detto va, vediamo, tanto questo qui non era una prenotazione che mi obbligava a comprarlo, però nel frattempo appunto l'avevo ordinato. E devo dire che il Rift S, con le sue applicazioni, con i suoi giochi e la sua suite e tutte le, diciamo, le sue caratteristiche, rimane un ottimo prodotto. Secondo me non è particolarmente adatto per le simulazioni di guida, proprio per il discorso della velocità di aggiornamento del visore. Quello va solo a 80 Hz, quando i 90 del CV non andavano bene, sinceramente gli 80 io non sono riuscito a digerirli, e poi c'erano anche altri piccoli difetti. Bene, basta parlare del Rift S, magari alla fine farò una comparazione per quello che riguarda il prezzo e l'opportunità di comprare questo o quell'altro prodotto. Nella mia prova farò dei riferimenti al Rift S, ma che andranno a memoria perché l'ho reso a fine giugno, ormai è passato più di un mese e me lo ricordo insomma bene, ma non tanto da poter fare una prova comparativa nella quale ci vorrebbero tutti e due i prodotti contemporaneamente. Quindi se non sarò particolarmente preciso nel confronto, cercate di essere un po' tolleranti, di avere un po' di pazienza. Cercherò invece di essere il più preciso possibile per quello che riguarda la descrizione di questo prodotto. Bene, il caschetto ha una struttura molto simile a quella del CV1 come visore appunto, e diversamente dal Rift S non ha questa base sulla fronte, ma si indossa solamente qua davanti all'arcata sopraccigliare. Ci sono delle casse che sembrano delle cuffie ma sono delle casse, perché questi altoparlantini non si appiccicano all'orecchio, rimangono leggermente distanti, ed è una cosa voluta da Valve. La mascherina è removibile in modo molto semplice con dei magneti davvero molto comodi, è fatta con della gomma piuma ricoperta da un tessuto. Questo mi fa immaginare che sia un po' più robusta rispetto a quelle della concorrenza, e soprattutto staccandola questa si può anche lavare. All'interno ci sono ovviamente le sue lenti belle grandi, e poi c'è questo regolatore che sposta le lenti in profondità per farci stare sotto gli occhiali, che io ho fatto stare sotto molto con fatica. Dietro c'è la rotella per regolare diciamo, la pressione sulla nuca, e poi il visore si può indossare sollevandolo dietro, mettendolo davanti e poi rimettendoselo in testa così.
Ok, poi per la regolazione del fuoco si può anche orientare sul suo stesso asse, appunto come succedeva con il Rift CV1 ma non con il Rift S. Ancora due parole sulla caratteristica. Questo prodotto che ha una risoluzione 2880x1600 contro i 2560x1440 del Rift S, quindi una risoluzione ancora superiore. Soprattutto c'è il FOV che è aumentato, che passa da 110 del Rift S a 130, ed è una cosa che utilizzandolo si nota abbastanza subito. Bene, una cosa è molto importante che devo dire a chi vuole comprare questo apparecchio per utilizzarlo solo ed esclusivamente per i simulatori di guida. Differentemente dal kit proposto da Steam, non è necessario né comprare i controller né comprare due base station, cioè i sensori, perché questo prodotto, a differenza degli ultimi, non ha le telecamere per un tracciamento senza il sensore. Questo ha bisogno del sensore, però io ho comprato solo un sensore e ho comprato solo il caschetto, e questo kit, diciamo molto essenziale, permette comunque di utilizzare i simulatori di guida grazie anche a un software che è all'interno di Windows e non necessita l'utilizzo dei controller, quindi si può manovrare e regolare con il topo, col mouse. Quindi il prezzo di acquisto scende notevolmente, ma rimane comunque molto alto, perché questo tipo di configurazione sfiora i 700 euro per 1 o 2 euro di differenza, quindi sono veramente tanti soldi. Bene, ma ora parliamo veramente delle prestazioni. Si vede così bene, c'è questo guadagno. Come funziona? Beh, si vede davvero molto bene. Secondo me per gli oggetti da vicino si vede meglio del Rift S, anche se non c'è tutta questa differenza, però il dettaglio è sicuramente superiore, ma la grande differenza la si fa con gli oggetti a media e lunga distanza. Lì il guadagno rispetto al suo concorrente, diciamo, principale, perché dell'HP Reverb non si sente più parlare, è diventato un oggetto misterioso. Direi che al momento il suo concorrente è questo. Beh, sotto questo aspetto lui è decisamente superiore, ma dove fa veramente tanta differenza sono proprio gli hertz di aggiornamento. Questo prodotto può andare a 80, 90, 120 addirittura 144 Hz. La operazione per fare lo switch è veramente molto veloce. Dopo aver selezionato la velocità di aggiornamento che preferite, va riavviato il caschetto, ma è una cosa veramente molto rapida e facile. Dopodiché potete andare in pista e farvi cadere la mascella, per come è veramente spettacolare vedere l'asfalto, vedere il panorama, tutti gli oggetti che scorrono in una maniera fluidissima. È davvero molto accattivante, un prodotto questo qui che mi ha davvero lasciato con la bocca aperta sotto questo aspetto. C'è da dire che rispetto al Rift S, proprio a fare i pignoli, a cercarlo bene, secondo me l'effetto zanzariera è leggermente più diciamo percettibile rispetto al Rift S, ma bisogna proprio andarlo a cercare. A me sinceramente non è una cosa che dava fastidio, l'ho detto anche nelle recensioni precedenti, non mi dava fastidio né sul DK2, che era una roba pazzesca, cioè vedevi una cosa così, né sul CV1, e ovviamente neanche sul Rift S, dove è praticamente scomparso. Qua rimane molto diciamo omogenea l'immagine, però a fare i pignoli forse una leggera differenza a favore del Rift S come qualità di effetto griglia, diciamo, ce l'ha il prodotto di Oculus Rift. Parliamo un attimo anche del reparto audio. Il reparto audio, come dicevo prima, è molto buono, perché queste casse hanno una resa davvero eccellente. Io non sono tanto contento della scelta di non farle completamente aderire al padiglione auricolare, perché io preferisco essere totalmente, come si dice, immerso nella simulazione, e non vorrei sentire comunque dei rumori esterni che mi possono distrarre. E ovviamente anche il rumore diciamo riprodotto delle vetture viene sentito magari da chi è vicino nella stanza, o magari anche di più. Non ho fatto una prova in questo senso, però essendo
piccolo auricolare e non attaccato all'orecchio, quindi tutto quello che viene riprodotto si può sentire anche a qualche metro di distanza. Bene, ma per questa meraviglia che cosa ci vuole di hardware per poterlo far girare? Beh, io sono rimasto davvero molto sorpreso. Io ho una buona macchina, ma non è una macchina stellare con schede da 1500 euro. È comunque una buona macchina, è diciamo, è un PC con l'i7 7700K e una scheda 1080 Ti che secondo me al momento rappresenta forse ancora la miglior scelta come rapporto qualità-prezzo. Grande scheda, e devo dire che sono rimasto davvero molto colpito positivamente. Bene, io parlo di iRacing, altri simulatori ancora non li ho provati. Beh, con i filtri a manetta, quindi parliamo di anisotropico a 16x e anti-aliasing a 8x, con le ombre attivate e quasi tutto al massimo, io a 120 Hz ci giro tranquillamente da solo in pista, quindi senza nessun tipo di rallentamento o di indecisione. È chiaro che il vero test va fatto con tante vetture in pista, perché lì subentrano altri fattori, come può essere la CPU o la GPU. Io ancora non ho ben capito esattamente quale dei due viene sottoposto a maggiore stress quando ci sono tanti giocatori in pista. Beh, io ho fatto anche questa prova e vi devo dire che in una pista non leggerissima ma neanche tanto pesante come può essere Imola o Nürburgring come Sebring, ho fatto un test ed è stato un risultato davvero sorprendente. Eh sì, perché sono andato in pista, c'erano 26 piloti, ho ridotto ovviamente un po' la grafica, ho tolto le ombre, ho messo l'anisotropico a 4x e l'anti-aliasing a 4x e con 26 vetture in pista giravo senza esitazioni a 120 frame al secondo, e questo è un dato veramente impressionante, davvero incredibile. Ho provato anche a 144, ma ho la sensazione che i 144 siano ancora in via sperimentale, perché in certe piste non ho trovato un'omogeneità di rendimento anche da solo, mentre comunque a Sebring ho avuto 140, con la stessa configurazione grafica, ho avuto 144 frame al secondo fino all'ultima curva, però all'ultima curva ho avuto un calo di circa 10-15 frame, sono andato attorno ai 130, per poi riprendere i 144 alla prima curva. Devo dire che onestamente tra 120 e 144 non ho percepito una gran differenza, ma tra 90 e 120 la differenza si vede. Però è anche vero che bisogna sacrificare qualcosa a livello grafico, perlomeno con la mia configurazione di hardware. Quindi dopo queste mie prime prove direi che le soluzioni più indicate e quelle più fruibili sono quelle dei 90 Hz e quelle dei 120 Hz. Aspetterei ancora sui 144, non solo per un discorso hardware, perché ho avuto la sensazione che non fossero particolarmente ottimizzati, gli 80 neanche li menziono. Devo solo capire se avere una fluidità maggiore può valere la pena abbassare la grafica, i filtri e tutto quanto, oppure rimanere a 90, che per me era già una soluzione molto buona ai tempi del CV1. E proprio facendo riferimento al CV1 che non posso non fare una considerazione. Quando avevo il CV1 e questa configurazione hardware, pensavo che più di quello, nel senso più hertz, andare a più frame al secondo di quello che poteva fare il CV1, fosse necessario avere una macchina molto più potente. Evidentemente non era e non è così, perché questo apparecchio, che ha una risoluzione decisamente più alta, il CV1 mi pare che avesse 2100x1400, vado a memoria, potrei sbagliarmi, qua siamo a una risoluzione molto più alta, eppure questo con la stessa macchina a 90 frame al secondo, a 90 Hz, funziona perfettamente, ed è un aspetto sorprendente. Che tipo di magheggio abbiano fatto quelli di Steam sinceramente non lo so, non sono un tecnico e quindi non me lo posso neanche immaginare, però il miracolo tra virgolette c'è, perché questo apparecchio può funzionare anche con, secondo me, con schede non performanti magari come la 1080 Ti, ma magari anche con una 1070, e sono anche a conoscenza di gente che riesce a farlo girare anche con schede video con prestazioni inferiori, quindi ottima notizia. Quindi mi ero preoccupato anche di dover aggiornare il computer, cosa che magari farò più avanti quando il prezzo delle schede magari avranno un calo, forse diventeranno un po' più abbordabili, perché adesso veramente sono prezzi veramente folli secondo me.
però la buona notizia è che effettivamente non ci vuole un hardware spaziale per poter usufruire di questa meraviglia. Io sono davvero molto molto entusiasta di questa prima prova che ho fatto. Il visore è davvero eccellente, ci sono dei colori molto molto belli e attenzione, i neri, che sono secondo me una delle caratteristiche peggiori del Rift S, qua sono davvero ottimi, siamo a livello quasi di OLED. Il nero è nero, quando è buio sei proprio totalmente all'oscuro, senza un alone grigio come nel suo concorrente di Oculus Rift. Il reparto audio è buono, ma c'è questa menata delle cuffie che non ci si può appiccicare alle orecchie. Direi che uno degli aspetti negativi è il peso, perché pesa decisamente più degli altri per le telecamere che ci sono qua sotto, che io non ho ancora testato e non so neanche se si possono far funzionare senza i controller. Le casse non ho capito se si possono togliere, secondo me sì, ma io non mi azzarderei a farlo, perché vedo delle viti, ma non mi sembra una cosa diciamo predisposta come invece era nel CV1. Il cavo è importante come anche nel Rift S, quindi pesante e difficile da piegare, e questo può essere un problema a meno che non vi predisponiate una situazione diciamo più comoda fissandolo da qualche parte, perché il cavo è pesante e dà veramente fastidio. Questi sono al momento i due difetti che io ho riscontrato in questa prima prova, non particolarmente approfondita ma sufficientemente esaustiva per dirvi che il prodotto è davvero eccellente e che come dicevo prima ha assolutamente diciamo mantenuto le promesse. Bene, un'ultima considerazione sul prezzo: il prodotto è caro, non c'è niente da fare, però anche il discorso di caro è molto relativo. Cos'è caro, cos'è economico? Li vale tutti questi soldi? Secondo me sì. La qualità si vede, secondo me a livello di costruzione si vede, si percepisce, però rimane una spesa molto importante. Insomma, il suo concorrente diretto a 449 euro ti fornisce i due controller, mentre qua per poter avere una situazione analoga a quella del Rift S bisogna spendere più del doppio, perché il kit con i due controller e i due sensori va oltre i 1000 euro. Fate un attimo voi le vostre valutazioni. Secondo me questo prodotto è molto più indicato rispetto al Rift S per quello che riguarda le simulazioni di guida, però come dicevo il prezzo è importante. Ragazzi, io credo di aver detto tutto e di più, e forse di aver ripetuto anche troppe volte determinate cose. Spero solo di esservi stato utile e magari ci vediamo in pista. Io, se avete delle domande, sono a disposizione. Nel dettaglio sotto al video metto tutto come è costruito il mio computer, dalla RAM alla CPU eccetera, così se qualcuno se l'è dimenticato può andare a vedere con che PC è stata fatta questa prova. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!